Ciao a tutte e benvenute. Allora, a gentile richiesta oggi realizzeremo insieme questa catenina che io ho usato in un altro tutorial per agganciare questa mini bag ciondolo. Il tutorial di questa mini bag lo trovate qui sul mio canale, è già pubblico, la riconoscete dall'immagine perché è identica a questa. Però l'altro giorno ho fatto il tutorial della borsetta, ma non ho spiegato nel dettaglio la realizzazione di questa catenina. Quindi alcune di voi mi hanno chiesto se potevo farlo e io gentilmente oggi ve la faccio vedere, anche perché diciamo non mi sono resa conto che magari qualcuna di voi è all'inizio di questa tecnica con l'uncinetto, i gioielli all'uncinetto, e quindi anche un tutorial che può sembrare semplice inizialmente insomma sembra più complicato del dovuto, quindi oggi vi ripeto ve lo faccio vedere. Allora vediamo che cosa ci occorre. Allora, innanzitutto il filato usate lo stesso con cui farete la borsetta. Nel mio caso è il Sorrento Strong, questo oro stellare della ditta Fili e Forme, perché è fantastico e luccicantissimo. Poi a me sono rimasti già ancora insomma i cristalli inseriti nel filo, ma se dovete farlo dall'inizio vi consiglio di inumidire con la colla questa a pennellino, l'attack a pennellino, sembra proprio uno smalto, ma non usatelo per smalto. Ci passate il pennellino sulla punta del filo, poi quando è asciutto tagliate e lo usate per inserire le perline. Per fare questa collanina come l'ho fatta io ci servono almeno 30 di questi cristallini da 4 mm, tutti inseriti nel filo. Poi useremo 4 anellini di questi qui, questi sono da 0,8 ma un centimetro e 2 andranno bene lo stesso, un moschettone, l'uncinetto 1,75 perché voglio che la catenina sia abbastanza morbida, poi la colla Asulit per fermare i fili una volta che avremo finito, e poi vabbè le forbicine quelle ce l'avete sempre. Quindi andiamo ad iniziare questa catenina. Allora, eccomi qui, ho avvicinato bene l'immagine sperando che possiate vedere bene i passaggi. Allora, iniziamo con l'inizio del filo, cioè la parte corta verso di voi, dall'altra parte avremo il filo attaccato al rocchetto e le 30 perline inserite. Quindi poggiamo il filo, prendiamo l'anellino e lo appoggiamo sopra al filo e teniamo. Prendiamo l'uncinetto, inseriamo l'uncinetto dentro al cerchio, poi andiamo a cercare il filo, lo prendiamo e lo tiriamo fuori dal cerchio. Questa parte dell'uncinetto qui più erta serve per aiutarci ad allargare il cappietto ed uscire meglio, ok? Quindi prendiamo il filo e usciamo. Ora rientriamo nuovamente nel cerchio e passiamo anche sotto questo filo spezzato, questo corto che abbiamo da questa parte, così lo incastriamo sotto le maglie basse e non sfuggirà più. Quindi ci infiliamo sotto cerchio e filo. Prendiamo da dietro il filo, quello attaccato al rocchetto, lo prendiamo e usciamo. Prendiamo di nuovo il filo e chiudiamo la prima maglia bassa. Continuiamo così, entriamo nel cerchio, passiamo sotto anche al filo quello in più, prendiamo, usciamo fuori, ci allentiamo un pochino, prendiamo il filo e usciamo la maglia bassa. Di nuovo entriamo, prendiamo il filo e usciamo, ci allentiamo, filo e chiudiamo tutto con la maglia bassa. Di nuovo filo, entriamo e usciamo, filo e tiriamo fuori. Facciamo così per tutto questo giro, quindi entriamo, prendiamo il filo, usciamo, prendiamo il filo e usciamo tutto. Il filo
e usciamo. Entro, prendo il filo, esco, prendo il filo, esco. Quindi proseguiamo. Sono all'ultima. Ok, adesso il filo questo lo lasciamo via perché non ci serve più e ci inseriamo nella prima maglia bassa che abbiamo fatto. Inseriamo bene l'uncinetto, ci facciamo spazio, prendiamo il filo, usciamo da questa maglia bassa e usciamo anche dal cappietto. In questo modo abbiamo ricoperto il nostro anellino. Adesso che facciamo? Iniziamo la catenina, quindi prendiamo il filo e facciamo semplicemente delle catenelle. Prendiamo il filo e usciamo dal cappietto. Prendiamo il filo e usciamo dal cappietto. Lavoriamo sempre abbastanza morbido. Prendiamo il filo e usciamo dal cappietto. Prendiamo il filo e usciamo dal cappietto. Ne dobbiamo fare 8 per farla come l'ho fatta io, se no potete fare anche tutte perline, ogni 10, ogni 5, come volete voi. Per fare quella come ce l'ho io dobbiamo fare 8 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. A questo punto iniziamo a tirare su il cristallino. 1, lo accostiamo dietro, passiamo il filo e che facciamo? Allunghiamo questo cappio qui abbastanza da superare l'altezza della perlina, vedete? Cioè noi dobbiamo andare molto tranquillamente ad uscire dal cappio sopra la perlina. Infatti vedete com'è lunga rispetto a queste? Perché? Perché io voglio che questa perlina, invece di rimanere lì con queste due, quei fili dietro, voglio che si posizioni al centro della catenella. Quindi ora la tengo con il dito indice e pollice e continuo a fare 8 catenelle, quindi 1, 2, vado un po' più su a tenere, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nuovamente tiro su la perlina, la appoggio il filo, tiro su, vedete il cappietto, vedete questa altezza qui di questo, supera la perlina, quindi prendo il filo e esco molto, in maniera molto morbida. Adesso accosto il cristallino al centro e continuo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di nuovo prendo un altro cristallino, appoggio il filo, tiro un po' su e esco e accomodo la perlina al centro, vedete? E di nuovo 8. Proseguite così finché non avrete inserito tutti e 30 i cristallini. Una volta che abbiamo raggiunto la lunghezza che vogliamo, cioè nel senso se avete deciso di farla così e una volta che avete inserito 30 cristallini, se no la lunghezza che avrete deciso voi. Quindi quando dobbiamo fermarci, facciamo prima. Allora, ecco, ci troviamo in questo modo. Quindi prendiamo nuovamente il cerchietto e lo inseriamo sull'uncinetto. Prendiamo su il filo
e nuovamente prendiamo il filo, usciamo e chiudiamo la maglia bassa come abbiamo fatto prima. Adesso continuiamo, entriamo, prendiamo il filo, usciamo e chiudiamo. Entriamo, prendiamo il filo, usciamo e chiudiamo. Entriamo, prendiamo il filo, usciamo, chiudiamo. Entriamo di nuovo, maglia bassa, maglia bassa, ancora, fino a ricoprire tutto quanto l'anellino, come abbiamo fatto esattamente all'inizio. Eccole qui, metto un'altra perché voglio che sia coperto bene. A questo punto mi faccio una catenella e taglio il filo. Una volta tagliato il filo, da così sfiliamo e lo stringiamo. Ora che facciamo? Riprendiamo l'uncinetto, ci inseriamo qui vicino, prendiamo il filo, usciamo e facciamo un'altra catenella. Sfiliamo, tiriamo e cerchiamo di inserire il filo nel lavoro. Facciamo dei piccoli incastri. Vedete? Tiriamo di nuovo. Eccolo qui. A questo punto metteremo la colla qui dove abbiamo incastrato i fili. Dall'altra parte invece tagliamo il filo, quello che era in più, quello che abbiamo incastrato sotto. Quindi io adesso taglio. Una volta che avrete tagliato, prendiamo gli altri anellini, adesso con le pinze, non so, io queste qui le ho prese, questa qui da Hobby Perline, c'è un sito online, questa qui dal Ferramenta. Però le potete prendere anche tutte e due dal Ferramenta perché sono, diciamo, oggetti utili per gli elettricisti, quindi ce l'hanno tutti. Quindi prendiamo questo anellino, lo fermiamo qui, con quest'altra lo allarghiamo, ci inseriamo nell'anello, ci mettiamo il moschettone, di nuovo teniamo l'anellino con l'altra pinza, lo richiudiamo bene e dall'altra parte metteremo sempre un anellino da solo perché ci agganceremo con il moschettone. E questo è quanto, quindi io ne avevo fatto un pezzetto piccolo adesso per farvi vedere, ma comunque è questa qui, eccola qua. Vi ripeto, se noi, io perché ho fatto le 8 maglie catenelle, scusate, sto un po' impicciata, le catenelle, ma voi ne potete fare 2, ne potete fare 10, potete mettere 3 cristallini e poi 8, 10, insomma, a vostro gusto. Queste sono catenelle e inserite la perlina, a vostro gusto, più rade, più fitte, è bella comunque. Quindi spero che sia riuscita a farvi vedere bene nel dettaglio come fare e quindi niente, vi ringrazio tantissimo. Se mi volete lasciare un like, se avete bisogno di un'informazione scrivetemi pure. Continuo sempre a ringraziare tutte in maniera veramente col cuore perché cioè avete una dolcezza infinita con quello che mi scrivete, io mi emoziono delle volte, ve lo giuro, sono veramente felice di trasmettere insomma
che insomma non è che voglio insegnare niente a nessuno, voglio solo condividere e provare ad aiutarvi quando mi chiedete, quindi con tutta la tranquillità proprio. Grazie, grazie ancora di aver visto e spero che vi sia utile. Ciao a tutte!